La lezione di oggi riguarda l'importanza che hanno le risorse economiche nello sviluppare il potenziale delle diverse realtà che si occupano di agricoltura sociale. In particolare ci focalizzeremo sulle possibilità di finanziamento e sulla capacità delle aziende agricole e sociali di attrarre capitali dall'esterno. Le risorse economiche non sono solo un mezzo per far funzionare le aziende agricole e sociali, ma sono un vero e proprio catalizzatore per il loro sviluppo, per la qualità dei loro interventi e il loro impatto sociale e territoriale. Senza un flusso finanziario adeguato e diversificato, il potenziale dell'agricoltura sociale rischia di rimanere in gran parte inespresso. Come in ogni attività di impresa, le risorse economiche sono fondamentali per raggiungere diversi obiettivi. A titolo esemplificativo possiamo fare riferimento agli aspetti legati alla sostenibilità. Le risorse economiche permettono alle aziende agricole e sociali di coprire i costi operativi come l'acquisto delle sementi, delle attrezzature, il pagamento del personale, nel nostro caso personale sia di campo, agricolo, che ad esempio personale socio-educativo, assistenziale, per pagare le utenze, la manutenzione. Quindi senza una base finanziaria solida sarebbe a rischio la continuità delle attività. È importante per la qualità dei servizi offerti. Investire economicamente significa offrire servizi di maggiore qualità. Questo, ad esempio, può tradursi in personale più qualificato, in ambienti più accoglienti e sicuri per i partecipanti, programmi terapeutici o educativi più strutturati ed efficaci. Un altro aspetto riguarda la realizzazione di progetti innovativi. L'agricoltura sociale spesso implica l'implementazione di approcci nuovi e creativi per l'inclusione sociale, la riabilitazione o l'educazione. Le risorse economiche sono indispensabili per finanziare la fase di progettazione, sperimentazione e avvio di queste iniziative innovative. È importante per la creazione di posti di lavoro. Lo sviluppo dell'agricoltura sociale può portare alla creazione di nuove opportunità di lavoro, non solo nel settore propriamente agricolo, ma anche in quello, ad esempio, sociosanitario e educativo. Le risorse economiche sono necessarie per retribuire tutti i lavoratori. La promozione dell'inclusione sociale, lo sviluppo è l'obiettivo primario dell'agricoltura sociale è l'inclusione di persone vulnerabili. Le risorse economiche consentono di strutturare percorsi personalizzati, offrire supporto adeguato e creare contesti accoglienti che favoriscano la partecipazione e l'integrazione. Sostegno alle comunità locali e valorizzazione del territorio. L'agricoltura sociale può contribuire a rivitalizzare aree rurali, promuovere la produzione locale e sostenibile, creare un senso di comunità. I finanziamenti quindi sono necessari per avviare e sostenere queste attività di valorizzazione territoriale. Nell'ambito dell'agricoltura sociale, l'accesso ai finanziamenti è un aspetto cruciale per la sostenibilità e la crescita delle iniziative. Risultano importanti diversi elementi. Innanzitutto, una corretta informazione e una buona formazione. Conoscere le opportunità di finanziamento disponibili e possedere le competenze per accedervi è il primo step. Quindi risulta fondamentale tenersi sempre informati in prima persona o attraverso il proprio team di lavoro ed eventualmente riuscire a individuare consulenti affidabili. Importanti le relazioni e partecipazione ad eventi.
Il networking con altre realtà del settore e la partecipazione a eventi informativi permettono di rimanere sempre aggiornati e di creare delle buone sinergie. L'individuazione dei bandi. Saper ricercare e comprendere i bandi pubblici e privati è essenziale per non perdere opportunità. Elaborazione di un progetto solido, un progetto che sia ben strutturato, con obiettivi chiari e realizzabili. Questo è quello che convince i finanziatori della validità della propria iniziativa di agricoltura sociale. Quello dei finanziamenti è un tema che interessa le imprese agricole e tutti gli altri attori che fanno agricoltura sociale, quindi non solo l'impresa agricola, ma tutti i portatori di interesse che si occupano della materia dell'agricoltura sociale. Le fonti di finanziamento sono molto spesso legate alle politiche comunitarie e in parte alle politiche nazionali e regionali che traducono sul territorio gli obiettivi dei regolamenti comunitari. Essenzialmente pensiamo alle politiche agricole, al Fondo sociale europeo, al Fondo europeo di sviluppo regionale. Poi ci sono tutte quelle opportunità di finanziamento che derivano dai privati, a partire dalle fondazioni, il crowdfunding e via dicendo. Infine, non bisogna nemmeno trascurare i ricavi delle proprie attività che possono essere riutilizzati in azienda. Anzi, in termini di sostenibilità economica e sociale, è fondamentale l'aspetto legato alla possibilità di generare ricavi per remunerare i fattori della produzione e per sviluppare ulteriormente le diverse attività. Noi in questa presentazione ci occuperemo dei primi due punti, quello delle politiche, finanziamenti pubblici e quello di finanziamenti da privati. Ma dobbiamo tener conto che un modello di business sostenibile in agricoltura sociale si basa spesso su una combinazione di queste diverse fonti di finanziamento, quindi le fonti di finanziamento pubbliche, le fonti di finanziamento private e il fatto che l'azienda sia in grado di generare dei ricavi per i beni e i servizi che produce. Allora, come abbiamo detto, ci sono diverse politiche che possono contribuire a finanziare l'agricoltura sociale. Politiche che tra di loro possono avere obiettivi diversi, anche perché nascono e si sviluppano in ambiti e settori talvolta lontani tra di loro, ma che nello sviluppo, della progettazione delle diverse realtà di agricoltura sociale possono essere complementari tra di loro. Quindi politiche che nascono in ambiti diversi diventano complementari nella progettazione per l'agricoltura sociale. Tra le politiche più importanti dobbiamo sicuramente indicare le politiche agricole, le politiche sociali, sociosanitarie, del lavoro, l'istruzione e la sicurezza. Queste politiche si rivolgono a una molteplicità di attori, in quanto, come ormai sapete, le attività di agricoltura sociale non sono realizzate esclusivamente da un unico soggetto, ma attraverso veri e propri partenariati, dove gruppi di attori intercettano sul territorio diversi bisogni e individuano insieme le modalità per rispondere a questi bisogni, realizzando le diverse attività dell'agricoltura sociale. Tra gli attori che dobbiamo menzionare ci sono sicuramente le aziende agricole, che è proprio il fulcro dell'agricoltura sociale,
le cooperative sociali, le imprese sociali, le associazioni, le fondazioni, i comuni, le ASL, le scuole, gli istituti penitenziari e anche altre, diciamo, altre entità. Dall'interrelazione tra le politiche che abbiamo visto e questi attori dell'agricoltura sociale si possono meglio delineare anche quelle che sono le fonti di finanziamento. Le principali politiche europee che possono finanziare le attività di agricoltura sociale sono quelle del FEASR, che è il Fondo Europeo Agricolo per lo Sviluppo Rurale, che finanzia il settore agricolo e in particolare lo sviluppo rurale. Il Fondo di Sviluppo Rurale è rivolto a tutti i soggetti che operano in ambito agricolo e rurale, con lo scopo di migliorare il settore e le aree rurali. In particolare può essere utilizzato per finanziare progetti di investimento che favoriscono la competitività del settore agricolo, la gestione sostenibile delle risorse naturali, lo sviluppo delle aree rurali, la diversificazione delle attività, la formazione e anche altre aree. Possiamo dire che i soggetti che beneficiano maggiormente del FEASR sono sicuramente gli agricoltori. Il Fondo Sociale Europeo e il Fondo Europeo di Sviluppo Regionale sono fondi strutturali europei che rientrano nella politica di coesione dell'Unione Europea. Il Fondo Sociale Europeo Plus mira principalmente a sostenere la coesione sociale ed economica nell'Unione Europea, promuove l'occupazione, l'inclusione, la lotta contro la povertà ed in questo caso i beneficiari sono principalmente quelli del terzo settore, delle cooperative sociali, del mondo del volontariato. Il FESR, è il Fondo Europeo di Sviluppo Regionale, è rivolto a sostenere tutte quelle attività che contribuiscono allo sviluppo delle regioni dell'Unione Europea e ha l'obiettivo principale di ridurre le disparità di sviluppo tra le diverse regioni europee e rafforzare la coesione economica, sociale e territoriale. Il FESR finanzia principalmente i progetti che, come abbiamo detto, mirano ad eliminare le disparità tra regioni e in particolare i finanziamenti sono rivolti alle piccole e medie imprese, ma anche ai comuni per la realizzazione delle infrastrutture. In base alla programmazione europea, che poi si traduce in piani nazionali, regionali, ma anche locali, diventa fondamentale possedere le caratteristiche previste dai bandi che vengono emanati, quindi per poter accedere ai finanziamenti. I beneficiari che hanno le giuste caratteristiche previste dai bandi, e che sono idonei a partecipare ai bandi di queste politiche, devono presentare per accedere a questi bandi devono presentare un progetto. Il piano strategico della PAC è un documento che definisce le strategie e gli strumenti che ciascun paese dell'Unione Europea utilizza per attuare la politica agricola comune nel periodo 2023-2027. Ogni paese dell'Unione Europea può declinare nel modo più opportuno le misure previste dai regolamenti europei della politica agricola comune per rispondere agli obiettivi europei e ai fabbisogni dei propri territori. Il piano italiano in particolare è chiamato Piano Strategico Nazionale della PAC. Il Piano Strategico della PAC 2023-2027, in particolare quello italiano, presenta alcune misure che sono dedicate specificatamente all'agricoltura sociale e altre misure che, anche se non sono specifiche
per l'agricoltura sociale, comunque possono prevedere dei finanziamenti anche per l'agricoltura sociale. Abbiamo gli investimenti nelle aziende agricole per la diversificazione in attività non agricole e l'intervento sostiene gli investimenti delle aziende agricole in attività extraagricole e persegue l'obiettivo di concorrere all'incremento del reddito delle famiglie agricole, nonché a migliorare l'attrattività delle aree rurali e allo stesso tempo contribuisce a contrastare la tendenza allo spopolamento delle stesse. In questo caso il beneficiario è l'azienda agricola. La misura delle start-up non agricole ha come finalità quella di rivitalizzare le economie rurali, rafforzando e diversificando l'economia rurale attraverso la creazione di nuove attività extraagricole. In questo caso i beneficiari possono essere anche non agricoltori. L'intervento di cooperazione per lo sviluppo rurale, locale e Smart Village può finanziare reti e partenariati per la realizzazione di attività di agricoltura sociale. In questo caso i beneficiari del bando sono molteplici e non ci sono solo le aziende agricole, ma anche gli altri attori che possono realizzare attività di agricoltura sociale. L'intervento leader per l'attuazione delle strategie di sviluppo locale è uno strumento molto importante per lo sviluppo delle attività di agricoltura sociale nel territorio. I GAL, che sono i gruppi di azione locale e che gestiscono la programmazione locale, rappresentano attori molto importanti per promuovere attività di agricoltura sociale, come già avvenuto nella precedente programmazione europea. Altri strumenti che possono riguardare, anche se più marginalmente, l'agricoltura sociale sono i gruppi operativi per l'innovazione. In questo caso, nella programmazione precedente, non si sono registrate molte esperienze di agricoltura sociale nei gruppi operativi. Infine poi ci sono gli interventi della formazione, dell'informazione e della consulenza che possono entrare in modo più trasversale nello sviluppo dell'agricoltura sociale. Come abbiamo detto, i fondi strutturali e di investimento europei, il Fondo europeo di sviluppo regionale e il Fondo sociale europeo Plus, anche se non sono specificatamente dedicati all'agricoltura, questi fondi possono finanziare progetti di inclusione sociale, di sviluppo locale e creazione di opportunità di lavoro nelle aree rurali, ambiti in cui l'agricoltura sociale gioca un ruolo fondamentale. Il Fondo sociale europeo Plus è il principale strumento dell'Unione Europea per sostenere il pilastro europeo dei diritti sociali e riunisce 4 strumenti di finanziamento che nel precedente periodo di programmazione erano il Fondo sociale europeo, il Fondo di aiuti europei agli indigenti, l'iniziativa a favore dell'occupazione giovanile e il Programma europeo per l'occupazione e l'innovazione sociale. In questa slide potete vedere nel grafico i 20 principi del pilastro europeo dei diritti sociali che rappresentano un obiettivo fondamentale da raggiungere per avere un'Europa sociale forte, equa, inclusiva e ricca di opportunità. Così come abbiamo visto per le politiche di sviluppo rurale, anche il Fondo sociale europeo opera a livello regionale tramite il programma regionale del Fondo sociale europeo. Un esempio di questa tipologia di interventi è quello legato all'obiettivo dell'inclusione sociale e dalla lotta alla povertà, l'obiettivo specifico 9.1, che può essere finalizzato proprio alla creazione di reti per lo sviluppo dell'agricoltura sociale
e per l'inserimento socio-lavorativo di soggetti in condizioni di disagio. Questa tipologia di intervento, ad esempio, è stato attivato nel programma operativo della Regione Lazio nel precedente periodo di programmazione. Questo è uno strumento molto importante e anche in questa programmazione prevede dei finanziamenti per la creazione di reti sul territorio. Inoltre il Fondo Sociale Europeo finanzia anche tutte quelle attività di tirocinio extracurriculare e di borsa lavoro. Infine dobbiamo dire che il Fondo Sociale Europeo, insieme al Fondo Europeo di Sviluppo Regionale, contribuisce a finanziare iniziative di agricoltura sociale e di interventi di innovazione sociale anche con altre tipologie di interventi. E anche se questi interventi, diciamo, non fanno direttamente riferimento all'agricoltura sociale, però possono essere utilizzati per sviluppare progetti proprio che riguardano l'agricoltura sociale. Ci sono ad esempio i finanziamenti per l'impresa sociale, dove è possibile sviluppare anche attività di agricoltura sociale. Con gli stessi fondi, quindi il Fondo Sociale Europeo e il Fondo Europeo di Sviluppo Regionale, oltre che gli interventi a livello regionale, si realizzano anche alcuni interventi nazionali, come il Programma Nazionale Inclusione e Lotta alla Povertà, che prevede una serie di interventi. Il sostegno all'inclusione e la lotta alla povertà, quindi c'è il supporto a persone e famiglie in difficoltà, con particolare attenzione ai minori, la garanzia per l'infanzia, che sono misure rivolte a garantire il diritto dei bambini a servizi di qualità, inclusione e opportunità, il contrasto alla deprivazione materiale, quindi interventi per assicurare l'accesso a beni e servizi essenziali, interventi infrastrutturali per l'inclusione socio-economica, che riguarda investimenti per migliorare le condizioni di vita nelle aree svantaggiate. Dal punto di vista dei finanziamenti pubblici, oltre a quello delle politiche comunitarie che abbiamo visto, abbiamo anche quelli, diciamo, finanziamenti legati alle politiche sanitarie e sociosanitarie. In Italia il Piano Nazionale Sanitario si declina nei diversi piani regionali che a loro volta si dividono nei piani territoriali della salute. In questi piani territoriali della salute locali spesso ci sono dei finanziamenti per l'attività di agricoltura sociale. Come diciamo per le politiche che abbiamo visto precedentemente, dove si procede per bandi, anche in questo caso si procede con i bandi o con attività di coprogettazione, cioè i servizi sociali sanitari locali possono coprogettare con le strutture del territorio, con le cooperative e i vari enti del territorio e inserire l'attività di agricoltura sociale come attività sociosanitaria. Qui nella slide sono riportati alcuni esempi di distretti sociosanitari, come la Società della Salute dell'Alta Val di Cecina e Valdera in Toscana, il distretto socio-assistenziale di Frosinone e l'azienda sanitaria Friuli Occidentale, e tutte queste hanno previsto nel proprio piano sociosanitario specifiche attività di agricoltura sociale. Per le politiche sociali avviene più o meno come le politiche sanitarie che abbiamo appena visto, cioè abbiamo un piano nazionale, un piano regionale e un piano sociale di zona. Anche in questo caso le attività di agricoltura sociale possono essere inserite nel piano sociale di zona.
Qui nella slide vedete riportati due esempi. Nell'ambito territoriale sociale della provincia di Fermo si promuove l'agricoltura sociale con progetti come quello di inserimento di persone con autismo in aziende agricole. L'altro esempio, l'ufficio piano di ambito di Lodi, in sinergia con una rete di agricoltura sociale del territorio, si occupa di supportare l'inserimento di persone con differenti fragilità nel mondo del lavoro attraverso attività di agricoltura sociale. Anche le fonti di finanziamento private risultano importanti. Non bisogna ad esempio sottovalutare che diversi progetti di agricoltura sociale sono nati e si sono sviluppati anche grazie a privati cittadini, molto spesso rappresentati da familiari, amici o conoscenti. Particolarmente importante è il ruolo svolto dalle fondazioni bancarie. Alcune operano con progetti su tutto il territorio nazionale, mentre altre si concentrano più su territori specifici come le casse di risparmio. Qui nella slide abbiamo alcuni esempi di fondazioni. La Fondazione Cariplo, ad esempio, negli anni ha finanziato diversi progetti di agricoltura sociale, sia ad esempio con il bando denominato Coltivare Valore che con il bando Ruralis, e ha finanziato progetti con una copertura fino al 70% del loro costo. La Fondazione Intesa San Paolo ha finanziato attraverso il bando Riabilita progetti su tutto il territorio nazionale per l'inserimento lavorativo di giovani nell'area penale e con il progetto Welfare che Impresa, progetti di welfare inclusivo e lotta alla disuguaglianza. La Fondazione Generali The Human Safety Net ha finanziato progetti di agricoltura sociale con l'obiettivo dell'inclusione lavorativa per i rifugiati. La Reale Foundation è coinvolta nei finanziamenti ai progetti di agricoltura sociale, principalmente per la sua collaborazione con Confagricoltura per il bando Coltiviamo Agricoltura Sociale. La Fondazione per la Coesione Sociale Ollus, che è un ente di scopo della Fondazione Cassa di Risparmio di Lucca, ha supportato diversi progetti del proprio territorio. Banca Etica finanzia realtà di agricoltura sociale anche attraverso una piattaforma per il crowdfunding. Le fondazioni comunitarie sono organizzazioni filantropiche che si concentrano su una specifica area geografica, che può essere una città, una provincia, una regione, con la missione principale di migliorare la qualità della vita delle comunità in cui operano. Qui vedete alcuni esempi: la Fondazione Comunitaria della provincia di Lodi Ollus, la Fondazione Comunitaria di Agrigento e Trapani, la Fondazione di Comunità del Salento, la Fondazione di Comunità del Canavese. Ad esempio, la Fondazione Comunitaria della provincia di Lodi Ollus è attivamente coinvolta nel sostegno all'agricoltura sociale nel proprio territorio. È partner di diverse iniziative e reti del territorio che promuovono l'agricoltura sociale, come la rete di agricoltura sociale lodigiana. Anche le altre fondazioni comunitarie sono coinvolte attraverso il finanziamento di bandi per il proprio territorio. Particolarmente importante tra gli altri soggetti che finanziano l'agricoltura sociale è la Fondazione Con il Sud, che è un ente non profit privato nato nel 2006 dall'alleanza tra le fondazioni di origine bancaria e il mondo del terzo settore e del volontariato, per promuovere l'infrastrutturazione sociale del Mezzogiorno, vale a dire percorsi di coesione sociale e buone pratiche di rete per favorire lo sviluppo del Sud. La Fondazione ha finanziato numerosi progetti di agricoltura sociale che promuovono l'inclusione lavorativa di persone svantaggiate, disabili, migranti, persone con problemi di salute mentale e altri. La Fondazione
collabora e sostiene reti di agricoltura sociale a livello locale. Inoltre, la Fondazione, oltre a finanziare ogni anno attraverso i bandi progetti di agricoltura sociale, fornisce anche un proprio supporto nella fase progettuale e nella realizzazione degli interventi. La Chiesa Valdese, attraverso i fondi dell'8 per 1000, finanzia diversi progetti che rientrano nell'ambito dell'agricoltura sociale in Italia e all'estero, tra cui progetti che mirano all'inclusione sociale e lavorativa di persone svantaggiate e attività di ortoterapia. La Fondazione De Agostini ha finanziato il progetto Agrivalore nel Parco Agricolo Sud di Milano. La Fondazione ProSolidar finanzia una varietà di progetti di agricoltura sociale che si concentrano principalmente sull'inclusione sociale e lavorativa di persone in condizioni di fragilità in tutto il territorio nazionale. La Fondazione Accenture, con i suoi bandi, finanzia sul territorio nazionale diversi progetti di agricoltura sociale. Coltiviamo agricoltura sociale è proprio l'iniziativa dell'organizzazione professionale di Confagricoltura, che è dedicata a finanziare e supportare ogni anno progetti di agricoltura sociale in Italia, e il progetto quest'anno compie 10 anni. Sempre con Coltiviamo Agricoltura Sociale vengono assegnate borse di studio per il Master in Agricoltura Sociale dell'Università di Roma Tor Vergata. L'ultima fonte di finanziamento è quello della raccolta dei fondi da privati, il crowdfunding. Finanziare l'agricoltura sociale attraverso il crowdfunding è una pratica sempre più diffusa e rappresenta una buona opportunità per sostenere progetti con un forte impatto sociale. Singoli individui e piccole imprese possono raccogliere fondi da privati per finanziare i propri progetti attraverso il crowdfunding, che generalmente avviene su piattaforme online. Ce ne sono diverse, tra cui ad esempio quello di Banca Etica o Produzioni dal Basso, che forniscono informazioni sui singoli progetti e gestiscono i flussi di denaro. Esistono diverse modalità di crowdfunding, qui ne sono riportate 4, ne riportiamo 4. Il primo prevede il prestito di denaro ai promotori di un progetto attraverso la sottoscrizione di un contratto, con l'aspettativa poi che il denaro venga restituito con gli interessi entro un certo periodo di tempo specificato, quindi c'è proprio un vero e proprio contratto. La seconda modalità è quella dell'equity crowdfunding. Gli investitori non fanno un prestito, ma in questo caso versano una somma per acquistare una quota del capitale dell'impresa, diventando così dei soci a tutti gli effetti e accettando di conseguenza anche il rischio di impresa. Poi abbiamo il donation crowdfunding, che prevede la donazione di piccoli importi per contribuire al finanziamento di progetti culturali e sociali, in questo caso senza ricevere alcun compenso. L'ultimo è il reward crowdfunding. I donatori ottengono una ricompensa in beni o servizi il cui valore non è necessariamente correlato all'importo versato. Possiamo fare alcune considerazioni sul crowdfunding, dire che sicuramente il crowdfunding ha degli indubbi vantaggi con riferimento all'agricoltura sociale, in quanto permette di raccogliere fondi anche quando le fonti di finanziamento tradizionali sono difficili da ottenere, coinvolge la comunità locale sensibilizzandola al tema dell'agricoltura sociale. La campagna di crowdfunding stessa può essere un'opportunità per far conoscere il progetto a un pubblico più ampio. Per avviare una campagna di crowdfunding per l'agricoltura sociale occorre sicuramente definire chiaramente il proprio progetto, quali sono gli obiettivi, qual è l'impatto sociale previsto, quali sono i costi. Occorre scegliere la piattaforma di crowdfunding più adatta.
bisogna creare una pagina di campagna efficace, raccontare la storia del progetto in maniera coinvolgente, con foto, video, definire gli obiettivi di raccolta fondi e le ricompense per i donatori, promuovere attivamente la propria campagna di crowdfunding, utilizzando i social media, il passaparola, partecipando ad eventi e quindi utilizzare i propri contatti per raggiungere il maggior numero di persone possibili. Allora, per concludere, alcuni suggerimenti che riguardano in particolare i bandi delle politiche pubbliche. E in particolare, diciamo, come rimanere aggiornati e trovare i bandi. Il consiglio è sicuramente quello di monitorare i siti web delle regioni, ma anche dei comuni, consultare i siti web dei ministeri competenti, quello dell'agricoltura, il Ministero del Lavoro, delle politiche sociali, seguire i portali dedicati ai fondi europei, eh, ai fondi, diciamo, ai programmi operativi regionali, ai programmi di sviluppo rurale. Un altro consiglio è quello di iscriversi alle newsletter delle reti dell'agricoltura sociale e del terzo settore, dove in genere vengono veicolate informazioni sulla possibilità di partecipare a bandi.